Buongiorno tribù, con la mia faccina sonnata, i cagnoni, andiamo su a vedere il faro e vediamo se prendiamo l'alba, però ho poche speranze. È sempre nuvolosa la mattina, ah, mamma mia, tutte le mattine o c'è nebbia o è nuvoloso. Sì, faccio vedere. Comunque la vista è stupenda, da riva sì, da sopra. E andiamo a vedere. È giunto il momento di lasciare Cavo de Palo Cavolo e Palos, e en la andiamo manga. nella Manga e andiamo a vedere un parco regionale che Sta leggendo a Tam, ve lo dico io. c'è il vicino, come alle scuole che usavi il vicino. Mi prendete così come sono. Al parco regionale de Cal Blanc. Cal Blanc. Andiamo a Sono un po' vederlo. francese Cal Blanc. Sì, e il tempo non è dei migliori, io non so, più scendiamo verso il sud, più è nuvoloso. E tanto per cambiare, stanotte con la batteria, visto che tanti giorni che Che è esce il è sole, nuvoloso, si esce poco il annuvola, sole. Si è rimasti senza batteria. Stamattina senza non batteria. e ieri sera le luci hanno cominciato a fare effetto discoteca. Adesso va però, chiaramente se non c'è il sole, già in inverno scalda meno, non c'è il sole, Non riesce a caricarsi bene del tutto. speriamo Speriamo. che noi lo chiamiamo Lorenzo, Lorenzigno. Lorenzino. Risulta che questa signora è rimasta chiusa dentro perché sta si vede che vive con un vecchietto che va con il suo carrellino e il vecchietto è uscito e l'ha chiusa dentro. Si è andati a vedere e il vecchietto era là che stava cercando asparagi e adesso gli stiamo dicendo tranquilla che l'abbiamo visto lì e adesso ha detto che torna però con calma. Guardate qua, c'erano tantissime piante. Innanzitutto queste panchine sono state realizzate usando, usando gli spazzoni da denti. Li hanno riciclati, li hanno fusi e ci hanno fatto un bel un banco, no? L'ho appena detto, come si dice? Una panchina. E guardate qua, Il mirto! il mirto. Tam, peccato che non è maturo, se no ci facevamo il Il mirto mirto sardo. sardo. Prima missione di questo parco è andare a vedere una caletta che dalle foto che abbiamo visto sembra una caletta con i fiocchi. Sì, sì, non è con i fiocchi, con i fiocconi. Allora, abbiamo detto, è super selvaggia e appunto la particolarità di questo parco sono le sue spiagge. Sì,
E giustamente è un parco, ci puoi rimanere dentro tutto il giorno, però c'è una sbarra e alle 8:30 di sera bisogna uscire, giustamente, perché se no succede come tutti i posti che costruiscono palazzoni e siamo sempre Poi al entrano punto. furgoni, camper, pieno di spazzatura, scusa Tam, Quindi e poi più che dopo, giusto, no Pier? giusto perché dopo cosa succede? Che poi dopo si chiude definitivamente il parco, non ci puoi entrare né a piedi né in macchina in nessun modo, quindi meglio così. Io credo che è uno dei parchi più selvaggi che abbia mai visto ed è la prima caletta che abbiamo visto. Mamma mia, veramente. Questa spiaggia, questa sabbia gialla. Non so, sembra una spiaggia del deserto, è sabbia del deserto, è giallissima. Impressionanti, senza parole. Continuiamo perché se questa è la prima io non immagino le altre. Oggi ce le facciamo tutte, Cala Negrete, Cala Perregno e sono tutte vicinissime. Dal parcheggio, se parcheggiate qua che c'è il parcheggio 50 metri, 100 metri, ce l'avete qua tutte vicino, potete fare una passeggiata d'anello che gira dietro la montagna o semplicemente parcheggiare qua e fare il giro di tutte le calette. È uno spettacolo veramente sto parco. Ma parliamo della trasparenza dell'acqua. Che colori! Per farvi capire, noi stanotte abbiamo dormito qua, Cabo de Palos. Abbiamo preso l'autostrada, siamo usciti alla uscita 14 e siamo entrati nel parco e abbiamo parcheggiato qua. Qua ci sono due parcheggi, noi abbiamo parcheggiato qua perché non sapevamo che c'era l'altro. Siamo scesi e abbiamo visto Playa Larga, Playa Negreta e adesso continuiamo un pezzettino. Però guardate, il parco è abbastanza grande e ci sono varie uscite dell'autostrada per poi entrare da altri punti del parco. Che si butta, si butta! Si è buttato, l'aveva detto e l'ha fatto. Io? No, non fa così caldo. Era troppo invitante queste acque cristalline, questa sabbia gialla e poi è veramente utile. Però ho fatto una cagata, mi sono fatto prendere talmente tanto la mano che mi sono buttato proprio dentro con la testa e i capelli bagnati. Adesso vediamo se non mi ammalo, è già una bella cosa. E questa roccia nera vulcanica con un quarzo rosa, quarzite, uno spettacolo.
Qua siamo nella Cala de las Cañas. Da qui in avanti non si può entrare perché, come potete vedere, nel 2013, guardate, tutte queste sono macchine. La gente entrava fino a qua e ha distrutto tutte le dune che c'erano. Quindi adesso cosa stanno facendo? C'è un progetto per far sì che si riformino un'altra volta le dune. E come fanno? Prendono dei pali e ci mettono delle, tipo una copertura fatta di canne, per far sì che il vento, quando trasporti la sabbia, si incastri in queste trappole e quindi piano piano, poco poco, si vanno riformando le dune. Li potete vedere, sono lì. Queste qua. Bene. Ve le faccio vedere anche qua per farvi capire che fanno Mettono delle un palo, strutture. una struttura, così il vento porta la sabbia si intrappola lì e piano piano sperano di poter ricostruire questo ambiente, questa che è una biodiversità super 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 particolare. Da qua entriamo nelle dune fossili e hanno creato tutto questa passerella affinché la gente non la calpesta, giustamente, e rimanga protetta. Perché a parte la sua bellezza, l'erosione, comunque c'è tanta flora, tanta fauna, tanti animaletti. C'è una lucertola rossa, vediamo se riusciamo a vederla, che vive in queste dune. E un altro aspetto molto importante è che si può studiare appunto il cambiamento del litorale, quello che è avvenuto nei millenni passati, e anche i suoi cambi climatici associati. Quindi per questo è stata estremamente protetta e quindi hanno messo queste barriere. Altra cosa importante che ovviamente ci siamo dimenticati di dirvi è che il parco ha circa 2800 ettari e la maggior parte di questo parco è proprietà privata, di privati, non è dello Stato. No, è i privati. Ok, abbiamo scoperto perché ci sono così tante zanzare o mosquitos, perché è pieno, e qua ancora di più, perché ci sono le salinas, le saline, mezzo in italiano, mezzo in spagnolo, ve l'ho detto. Ovviamente anche questo è protetto, giustamente, tutto recintato. E qua c'è la gaviota, che vi mettiamo una foto perché là lontano non si vogliono far vedere da noi. Tutti gli animali che vediamo si nascondono da noi, quindi ve lo mettiamo perché non ci ricordiamo gaviota in italiano. Non mi viene non ci viene in questo momento. E qua, ragazzi, non c'è copertura internet, quindi non possiamo neanche cercarlo. E pensate voi che siamo a 300-400 metri, mi stanno mangiando dal mare e c'erano delle pompe azionate ovviamente da cavalli o da muli, e pompano l'acqua dal mare fino a qua alle saline per poi estrarre il sale. Però andiamo. Mi sta mangiando. E soprattutto qua, Torniamo verso il furgone perché si è fatta una certa, abbiamo fame e ragazzi non ci può stare, ci stanno divorando, però divorando le zanzare, e siamo al 28 novembre, però sono cattive. Qua non vanno mai in vacanza. Sono cattive. In spiaggia non ce ne sono. No, perché c'è sempre il venticello. Però se venite a fare la passeggiata per vedere le saline, andare all'altra spiaggia, portatevi l'Autan. L'Autan, i braccialetti, tutto.
Siamo arrivati. Piero ha messo la sesta e questo è il mio fiatone per scappare dalle zanzare. Vediamo se ci lascia mangiare qua o ce ne dobbiamo scappare anche da qua. Che fame. Oh, che bello sto bel boccarino, sto panino con hummus e pomodori. Buon appetito. Abbiamo Ho mangiato. Adesso lasciamo il parco perché non si può dormire qua dentro, però anche se si potesse dormire qua dentro, io non ci dormirei con tutte le zanzare. Ho la schiena Che però una cosa piena, esagerata. esagerata. Altra informazione che abbiamo scoperto di questo parco, super importante perché abbiamo parlato con la guida, che c'è qua una casetta che ti dà l'informazione, che ci ha lasciato anche la cartina. Luglio e agosto le automobili camper e privati non possono entrare, c'è un servizio di autobus che vi porta direttamente dentro nel parco per evitare la massificazione della gente. Massificazione non so se sia molto Sì, vabbè, italiano. comunque per controllare l'accesso delle persone mi sembra Più che giusto. più che giusto perché merita veramente la pena e se poi entra troppa gente si sa. Si sa quello che succede. Andiamo a cercare il posto per la notte, lo spot. Vediamo come va stasera. Che pericolo. Tamara cercando lo spot con la mappa, io c'ho una paura. Ascoltate la mia idea. Noi vogliamo andare a dormire dall'altra. Noi adesso siamo qua più o meno perché siamo usciti dal parco. Ok, dobbiamo riprendere l'autostrada, uscire all'uscita numero 11 e la mia idea è attraversare ancora il parco e andare a dormire in questa zona che è fuori dal parco. Ok? Ci siamo. Portman, Copertura internet. copertura internet. Adesso la guardiamo e vi facciamo sapere perché. Come non detto, io e i miei piani non vanno bene. In tutta la baia non c'è copertura internet. Era bello Quindi, il posticino. per forza di cose, andiamo a dormire qua vicino, che vicino siamo sempre alla Manga. Dormiamo qua vicino che abbiamo copertura internet e domani mattina andiamo a ispezionare la zona, ovviamente. Siamo arrivati al secondo spot e non passiamo, ok? Passiamo, però al ritorno non lo raccontiamo. Perché guardate il Poi voglio il ritorno. Questa era la strada per il secondo possibile spot. Il problema è che passare ci passiamo, però al ritorno non lo raccontiamo. Guardate che buchi. Questo è il primo buco. Questa è tutta una... Lì c'è una casa. Dovevamo raggirare la casa e lo spot era giusto là in fondo. Però guardate questo buco. E guardate com'è la strada. Quindi dobbiamo tornare indietro e cercare un altro spot. Perché sennò... Vediamo, si sta già facendo tardi. Però guardate la luce incredibile che c'è in questo momento. Uno spettacolo.
alla fine, come siamo in zona e non ci siamo spostati tanto, andiamo nel posto dove siamo stati ieri. Al faro Al di faro. Palos. Non è il massimo del posto, però abbiamo dormito bene, quindi andiamo sul sicuro. Stamattina è passata la polizia, non ci ha detto niente, quindi ritorniamo lì. Al posto ci siamo arrivati. Ci siamo arrivati, vabbè, alla fine è tranquillo, ci sono molti più camper di ieri. Sì, perché Beh, siamo 6 o 7 stasera. sì, camperò noi siamo sempre più piccoli, come Sì, sempre. come sempre. Però niente, stasera polletto, Con peperoni, una salsina fatta con timo, rosmarino e senape, un'insalatina, un'insalata pane, e... filmetto a letto. Non so il filmetto, No, perché ieri penso... sera si è fatta lunga la notte. E... Andiamo a letto presto. Sì, 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 che ormai bisogna svegliarsi Presto. presto perché non abbiamo potuto dormire là e quindi ci dobbiamo alzare un po' prima per poter arrivare là a una buona ora. Il video è arrivato fino a qua. Se vi è piaciuto, vi ricordiamo. Di iscrivervi al canale, attivare la campanellina che c'è di fianco con scritto tutte le notifiche, così vi arrivano tutte le E notifiche. non vi perdete niente perché da qua in giù arrivano delle belle chicchette. Belle chicchette. Vi mandiamo un bacio e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!